Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a trattare della figura dell'amministratore del supporto dei servizi. Si tratta di una figura che, come tutte le altre, è nominata o dall'amministratore generale o dal Global Administrator, che avrà poteri operativi, nel senso che potrà fare queste tre cose che si vedono qua su in alto a sinistra. Non avrà poteri di creazione delle applicazioni che si vedono qua giù in basso, tantomeno poteri di condivisione. Quindi in generale di cosa si occupa l'amministratore del supporto dei servizi? Beh, che tutti i servizi di Office 365 funzionino bene, che quindi le applicazioni siano utilizzabili dagli utenti e che quindi l'attività aziendale funzioni bene. E nel dettaglio si occupa della visualizzazione e condivisione dei post del centro messaggi, del monitoraggio dell'integrità dei servizi e dell'apertura e della gestione delle richieste di servizio. Ora, ovviamente, come abbiamo fatto nelle altre lezioni, andremo nell'interfaccia di amministrazione a vedere in concreto di cosa si occupa questa figura di amministratore. Quindi cominciamo con il primo punto: visualizzazione e condivisione dei post nel centro messaggi. Spostiamoci nell'interfaccia di amministrazione, io mi sono già posizionato, comunque siamo nel menu di amministrazione, integrità, centro messaggi. Ecco, qui Microsoft ci informa di novità che ci sono all'interno dell'account, quindi di nuovi servizi che ha introdotto, della modifica di servizi già esistenti, dell'integrazione di un servizio che già esisteva che Microsoft ha migliorato, perché Microsoft migliora sempre quello che c'è all'interno dell'account e quindi le applicazioni. E quindi ci dà tutta una serie di informazioni. Oggi è il 7 ottobre 2023, io oggi ho già tutti questi messaggi, avrei già tutti questi messaggi da leggere per essere super aggiornato su quello che fa Microsoft. Quindi abbiamo detto che chi è amministratore del supporto dei servizi ha il potere di venire qui a leggere questi messaggi e a dire ok, questo messaggio interessa quella persona che opera con questa applicazione e quindi lo vado a condividere. E quindi per esempio io scrivo proprio una mail che mi ricordo, chiocciola, poi successivamente c'è il dominio del mio account, quindi scrivo la mail di quella persona, poi dico sì, la vorrei ricevere anch'io la mail che spedisco a questa persona, e oltre a tutto quello che gli arriverà, cioè a tutta questa informazione che Microsoft mette qui e che ora viene automaticamente girata a quella persona, vorrei anche aggiungere questo messaggio personale. Quindi gli dico anche qualcosa che magari io in più già ho capito di questa cosa. Quindi questo per quanto riguarda il primo punto, e poi vado a condividere con questa persona questo post del centro messaggi. E secondo punto, monitoraggio dell'integrità dei servizi. Quindi torniamo di qua, andiamo qui a integrità dei servizi. Ecco qui Microsoft ci informa di alcune piccole mancanze che si potrebbero verificare appunto nell'integrità dei servizi, cioè ci potrebbero essere dei momenti, anche che di solito sono brevissimi, in cui un servizio potrebbe essere non integro, cioè potrebbe non funzionare al meglio. Ecco, quindi Microsoft ci informa immediatamente, e il compito dell'amministratore del supporto dei servizi è quello di magari informare subito le persone, di dire, dicendo loro guardate che magari da oggi a domani o per 3 ore ci potrebbe essere questo problema. Per esempio, leggiamo qui il 6 ottobre, oggi è il 7, quindi ieri, mi è arrivato questo messaggio che dice: alcuni utenti potrebbero non essere in grado di ripristinare gli elementi dal cestino all'interno di SharePoint Online. Anche qui andiamo ad aprire, quindi che vuol dire che in SharePoint Online possiamo cestinare file, possiamo cestinare pagine del sito SharePoint, possiamo cestinare elenchi del sito SharePoint, e Microsoft ci dice attenzione perché potrebbe non essere attivo il servizio di ripristino. Quindi magari in questo caso il compito
dell'amministratore del supporto dei servizi sarà di dire allo SharePoint Administrator o agli SharePoint Administrator, se ce n'è più di uno, attenzione perché Microsoft ci dice che ripristinerà, quindi completerà, risolverà completamente il problema lunedì 9 ottobre, quindi da oggi che è il 7 di ottobre abbiamo detto fino al 9 cercate di non cestinare niente perché potrebbe non essere possibile poi il ripristino degli elementi che cestinate. Ecco, questo è un altro compito dell'amministratore del supporto dei servizi. Ultimo punto, apertura e gestione delle richieste di servizio. Quindi noi possiamo fare, ovviamente lo farà questa figura di amministratore, delle richieste di servizio a Microsoft, i famosi tickets, cioè chiediamo dei lumi su come si utilizza un'applicazione, segnaliamo un problema che abbiamo e da dove lo facciamo? Lo facciamo da qui. Cliccando su guida e supporto ci si apre questa finestra e qui possiamo andare a scrivere qualcosa del problema che abbiamo. Richieste di accesso in SharePoint, non lo so, calendario Teams, vogliamo calendario mancante in Teams, ecco già mi propone delle possibili domande come un bot, come poi vedremo con Virtual Agents nella figura di amministratori di Power Platform, ecco questo è un bot dove già mi propone alcune cose, dove ovviamente io potrei già andare a chiedere delle cose specifiche a Microsoft. Dopodiché qui clicco sulla freccia e vado a sottoporre questo problema a Microsoft che ulteriormente qui con il bot mi crea delle sottocategorie su cui fare ancora delle domande fino alla fine ad arrivare alla domanda, all'individuazione concreta del mio problema. Oppure da qui posso contattare direttamente Microsoft che dice qui lascia il tuo numero di telefono e così ti ricontattiamo. Ora ho già messo il numero di telefono nel mio account, io qui metterò il prefisso dell'Italia e vengo ricontattato. Oppure scrivici una mail su questo argomento calendario mancante in Teams. Dopodiché, e se di queste richieste ce ne sono tante, da quest'altra finestra, ora io non ho nessuna richiesta, qui vedo tutte le richieste che ho fatto, le posso anche filtrare perché poi dopo Microsoft qui accanto scriverà che la richiesta è stata aperta, che l'ha presa in considerazione e poi nel corso del tempo che è stata anche chiusa. Quindi qui potrò filtrare, qui potrò vedere tutte le richieste oppure vedere solo quelle aperte, che ora io non ne ho, oppure solo quelle chiuse, quindi i problemi che con Microsoft ho già risolto perché mi ha dato risposta. Ecco, quindi abbiamo visto anche un'altra importante figura di amministrazione, ovviamente tutte le figure di amministrazione sono importanti, anche quelli con piccolissimi poteri, però sicuramente questa è una importantissima figura di amministrazione all'interno dell'account Office 365. Quindi diciamo che questa lezione può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!